Sei su una bilancia pesapersone dentro un ascensore, fermo al 13° piano di un grattacielo. La bilancia misura una forza peso di 900 Newton. L'ascensore accelera verso l'alto e sulla bilancia leggi 900 Newton. Quanto vale l'accelerazione? Bene, andiamo a tracciare graficamente quello che è la nostra situazione. C'è un ascensore e all'interno dell'ascensore c'è una bilancia su cui sopra si trova una persona. Bene, quindi sappiamo che la bilancia misura una forza peso di 900 Newton quando è ferma al 13° piano. Sappiamo che sull'ascensore sono presenti due forze. Una è la forza peso, l'altra è la forza di trazione dell'ascensore. Quindi, se in questo caso l'ascensore è fermo, vuol dire che la forza peso è uguale alla forza di trazione. Cioè, essendo uguali, si annullano e quindi l'ascensore è fermo. Se la forza peso uguale alla forza di trazione misurano 800 Newton, posso dire che siccome la forza peso è uguale a mg, posso dire che la massa è uguale alla forza peso diviso g uguale 800 diviso 9,8 metro fratto secondo quadrato uguale 81,6 chilogrammi. A questo punto l'esercizio mi dice l'ascensore accelera verso l'alto e la bilancia misura 900 Newton. Quindi se accelera verso l'alto avremo una situazione in cui la forza di trazione sarà maggiore della forza peso. Di quanto sarà maggiore? Sarà maggiore di 900 Newton è la forza di trazione, meno 800 Newton, che è la forza peso, sarà maggiore di 100 Newton. Quindi con una forza pari a 100 Newton voglio sapere che accelerazione si viene a creare. Anche qui applichiamo il secondo principio della dinamica, F uguale ma. Sappiamo che F è uguale a 100 Newton, sappiamo che la massa è uguale a 81,6 kg. Vogliamo conoscere l'accelerazione. A sarà uguale a 100 diviso 81,6 uguale 1,2 metri fratto secondo quadrato. Il quesito successivo ci dice l'ascensore sta per raggiungere il 23° piano e il valore sulla bilancia scende a 750, quindi scende da 900 a 800 fino a 750 e mi chiede quanto vale ora l'accelerazione dell'ascensore. In questo secondo caso, quando l'ascensore sta per raggiungere il 23° piano, avremo che la forza di trazione sarà minore della forza peso. È l'unico modo per cui, essendo la forza peso maggiore della forza di trazione, l'ascensore inizia a rallentare. Di quanto
la forza di trazione è minore della forza peso? Andiamo a vedere, la forza di trazione è 750 meno 800 newton, che è la forza peso, uguale 50 newton. Bene, a questo punto mi chiedo qual è l'accelerazione applicata. Sappiamo sempre che F uguale ma, e quindi in questo caso 50 newton uguale 81,6 kg per A uguale a 50 newton diviso 81,6 uguale 0,61 metro meno 0,61, perché scusate è meno 50 metro fratto secondo quadrato.